iniziamo ad andare a mettere mano sul Malibu. Allora, praticamente su questo Malibu c'erano dei problemi elettrici, quindi la proprietaria cosa ha fatto? Si è affidata per capire qual era il problema e gli hanno detto che il problema era la batteria servizi. Cambiata la batteria servizi rimanevano i problemi. Si è spostata nel mentre, gli hanno detto che il problema era il booster originale Shadout. Quindi ha detto questo è rotto, cambiamolo, mettiamo un Orion. Hanno messo un Orion. Problema sussiste, è intervenuto Angelo. Il problema abbiamo capito che non era né la batteria né l'Orion, erano altri. Non vi dico cos'erano perché sennò poi andate a mettere mani e fate cose che non dovete se non siete specializzati, quindi affidatevi a chi sa cosa deve fare. Esatto. E ora andiamo a togliere la batteria che gli hanno messo a GM Start and Stop nuova e la mettiamo al posto di quella motore. Andiamo a ripristinare anche il Shadout vecchio e installiamo la batteria litio che è pronta nel camperozzo. Iniziamo a fare il tutto perché prima finiamo, prima la possiamo svincolare, anche se non ha frettissima, ma è giusto che almeno abbia corrente e sia a posto e può staccarsi dalla corrente visto che qua non è economicissima. Andiamo avanti. Lei è Carla, ora ve la presento. Hola, dopo che buenos abbiamo días. detto il problema. È la padrona di questo Malibu, bellissimo. E niente, ora si è affidata alle mani di Casa su Quattro Ruote, andiamo a elettrificarla un po'. Faremo una prima parte adesso e poi più avanti andremo a ampliare quello che è pannelli fotovoltaici, inverter e tutto quello che c'è da fare. Affidatevi a Angelo che è il top. Grazie, fa piacere. Sì, perché mi ha detto che lei era giù verso Rota, Cadiz, diciamo più a sud di dove siamo noi, e tutti parlavano bene di me. Quindi si è fatta 200 passachilometri. Sì, Quindi volentieri. fa piacere. Buona, iniziamo a metterci mano perché sennò qua parliamo e non facciamo niente. I lavori procedono. Abbiamo reinstallato il booster, barra diffusibili, stiamo ricollegando tutto, rifacendo un po' di ordine. Qua abbiamo fatto la linea nuova del DC-DC. Ora andiamo di là a mettere la batteria e poi prenderemo anche un inverter, quindi andiamo avanti. Allora, siamo giunti alla conclusione, non totale perché abbiamo fatto una variazione strada facendo. La bambina l'abbiamo collegata qua sotto, là abbiamo chiuso tutto, cioè domani chiudiamo perché vuole pulire, sistemarsi tutto, quindi ho detto domani chiude senza problemi. Piccola aggiunta che però la facciamo tra un paio di giorni, aggiungiamo un inverterino perché vista l'autonomia che abbiamo messo ora può permettersi di ricaricarsi il monopattino e fare ulteriori cose senza problemi. Ecco, abbiamo preso un 1500-3000, un qualità prezzo. Niente, quindi vedrete poco più avanti come sarà completato e faremo video di resa e di quant'altro. Ora andiamo a sistemare tutta l'attrezzatura perché c'ho tutto in giro prima che perdo la roba e non va bene. E niente, poi ci mettiamo in camperozzo, doccetta e poi facciamo cena. Ci vediamo tra poco. Rientrati nel camperozzo, abbiamo sistemato gli attrezzi. Mi sono giusto lavato la faccia e le mani perché andiamo da Claudia e Roberta, che la Roberta ci ha preparato una cosa che loro l'hanno già mangiata qua in Spagna, gli è piaciuta e ce l'hanno preparata per noi. Vediamo se ci piace. Ora vi mostreremo che cos'è. Allora, la signorina Roberta questa sera ci ha preparato di buono. Come si chiama? La coda di toro. La coda di toro. Rabo di toro. Rabo del toro, che noi in 10 anni che siamo in Spagna non l'abbiamo mai provata. Non male. È buona? Tipo bollito? No. No. Tipo gli ossibuco? No. Vabbè. Ora la proviamo e vi faccio sapere. Loro ce l'hanno consigliata, a Claudio direi che gli piace. Ora per la prima volta in vita mia provo la coda di toro. È buono. E poi quando vai poi a mangiare verdurine. al ristorante, Prima volta che capitiamo in un locale spagnolo bisogna provarla anche da loro. beh sì, Ma quella della signorina Roberta è sicuramente più buona. No, quella che... Ne prendo ancora un pezzetto. sì, prendi, perché poi Questo. c'è l'osso. Non è Prendo che si questo. mangia Tu tanto. prendi quella lì. Buon appetito a tutti! Allora, che dire, coda di toro molto buona, non l'avevo mai mangiata, mi è piaciuta, Sì, la buona. riproverò sicuramente. Buona. Brava signorina Roberta. Ci è andato Grazie. bene, è stato bravo. Ora siamo in fase di relax. Defaticamento. defaticamento. Vabbè, Siamo quasi poi addormentati. Roberta, poverina, c'ha anche un po' male al dentino. Poverina, non ce l'ho più il dente. Vabbè, non ce l'ha fa più. male. Non c'è più. Quindi vi diamo la buonanotte da Benimar Non di dire Claudio. i I signori, signori di bene. del No, Benimar. ho detto diamo la buonanotte dal Benimar di Claudio e Roberta. Ci vediamo domani con un nuovo episodio perché c'è da fare anche un lavoretto al Benimar perché poi quando dovremo fare il passaggio di proprietà deve essere perfetto, Sì. quindi sì. mica me lo puoi dare così distrutto, demolito. Quindi domani ci vediamo. Buonanotte a tutti, al prossimo episodio. Buonanotte. Buonanotte.
Buongiorno mondo! Allora, c'è stato uno switch, siamo già nel 2025, ci siamo svegliati, è iniziata una nuova settimana, no, perché oggi è mercoledì se non sbaglio, no, oggi è giovedì, quindi siamo già a 3/4 di settimana. Abbiamo dovuto un attimino fare un punto della situazione e capire meglio tutto. Abbiamo visto tante cose che non andavano bene, quindi le abbiamo dovute modificare e sistemare. Quindi nuovo anno, nuovi video, nuovi progetti, speriamo di portarli tutti a termine e anche di più. Quindi ora ci dobbiamo subito avviare a riconsegnare dei pacchi, non dei pacchi, della roba che ho comprato in più dall'Eroe Merlin per quanto riguarda il tetto, lavoro che ho fatto, chiesto, mi fanno la devoluzione, mi fanno il reso, mi ridanno i soldi. Quindi ho comprato più carta vetro, più cose così. Quello che non ho usato lo restituisco, perché tanto tenermelo lì è tanta roba, e in più tanti pacchetti da 5-10 dischi che magari l'ho aperto in usati 2, gli 8 me li tengo, però quelli non aperti li do indietro. Iniziamo con questa cosa, così liberiamo un po' la cabina, poi ci abbiamo da spedire 2 pacchi e poi andiamo avanti con la giornata, ma lo scopriamo assieme, giornata passando. Prepariamoci. Jessica era pronta, l'umidità, quelle 2 robe da spedire, è il sacco che c'ha lei dietro, un profilo d'alluminio che mi è avanzato che è qua sotto. Via, portiamo via tutto e puliamo tutto. Pronti, partenza, via! È partita la giornata. Andiamo in bici. Sì, uno spettacolo, c'ha una forza impressionante, va in 2, cioè ora a livello legale non so se siamo perfettamente in regola, però stiamo facendo strade di bosco, nel senso non è che stiamo andando sull'Aurelia principalmente, facciamo strade poi alterne e veramente ottima, cioè, queste canne potrebbero un po' potarle, però in direzione all'Eroe Merlin. Allora siamo venuti all'Eroe Merlin, commissione fatta, devoluzioni fatte e avevamo quasi 100 euro di 96 euro di materiale dato indietro, che sì, erano staffette, cose che potevano servirmi, però ora non mi servono, non ho spazio, stiamo risistemando il camper. Ho preferito darle indietro. Buongiorno. Buongiorno. Ora andiamo al Decathlon che mi devo comprare uno zaino, perché visto che Christian mi ha rovinato il nostro e non ce l'ha ricomprato, tocca andare a comprarci uno nuovo. Vado al Decathlon a prendere uno zaino. Jessica fa la guardia fuori. Io faccio il cagnolino da guardia. Guardate che bella. Proprio bella, che È un po' ingombrante, un po' pesante, però la addocchiano troppo facilmente. molto Sì. facilmente. Bello. Cioè, lo schienale è bello resistente, visto che ora ci dovremo muovere in bici, magari siamo in 2 per non avere le borse laterali. Questo qua è bello lungo, se ci stanno anche le Per la bottiglie, spesa. per la spesa, è bello. Non so se è di quelli da tennis, perché c'ha questo qua, che c'ha, senti com'è bello spugnoso lo schienale, che non ti fa male, quindi. Bello. E poi c'è il tascone comunque davanti. Bello. Poi c'è sta di tutto, poi c'è anche quella sotto qua per andare in. E poi vabbè, se ci metti la roba da sopra vai a schiacciare il fondo e quindi non serve a niente. Però Però è bello, dai. poi vabbè, le taschine laterali, queste cavolatine qua che a noi tanto non ci interessano. Beh, però se non vuoi portare la borsa ti metti il portafoglio, i sì. documenti. Va bene, dai. Il colore era l'unico che c'era, però vabbè. Diversamente non si poteva fare. Vabbè. Regge 120 kg, però direi che ti spacchi prima la schiena. Boh, Torniamo andiamo- indietro, che potrebbe essere che ci stanno anche le cose da spedire. Infatti. Ma che bello, ci ho messo dentro già le cose da portare indietro che sono molto lunghe e ci sta tutto, perfetto. Questa taschina davanti ci abbiamo messo i portafogli e le cose che almeno non porto anche lo zaino, e con uno portiamo tutto. Che acquisto che ho fatto, 40 euro, però spesi bene. Ora ci facciamo. Con 40 euro dovrebbe essere anche abbastanza robusto, nel senso. In Cioè, teoria non sì. l'hai proprio pagato 10 euro. Ora ci facciamo il caffettino e partiamo di nuovo. Secondo giro, seconda corsa. Stamattina abbiamo da fare i giri, va. Almeno facciamo qualcosa. Sì. Ce ne abbiamo da fare fino ai capelli di cose da fare. Sì. Però bisogna iniziare dalle cose, diciamo, piccole. Anche perché poi in teoria arriva con un altro pacco, bello grosso. In teoria altri 2. Uno sicuro che mi hanno chiamato stamattina, teoricamente. Le altre 2 di Amazon qua non arrivano, hanno detto che No, gli non altri esiste. arrivano e Amazon. Vabbè.
Buona, caffettino e ripartiamo. Dovevo ripartire, ma mi ha chiamato il corriere, quindi siamo in attesa che ci consegnino il pacco prima che partiamo e poi non arrivi più. Mi ha detto che 10 minuti e sta arrivando. Vediamo se arriva nella posizione che gli ho mandato senza problemi o si perde per strada. Anche perché lì deve attraversare il guado. Dopo, se riesco, vi faccio vedere quanto è profonda quella pozzanghera. Cioè mezzo camion Sì, no, più che altro che poverino si sporca tutto. Sta arrivando il nostro amico col furgone. Intanto guardate la macchina che passa nel guado lì. Che disastro. Là che poverino, Cristona. Vediamo se mi avrà visto col braccio, non lo so. Ora arriva anche la macchina che attraversa il guado. Poverino. Guarda lì, l'acqua fino alla targa tra un po' gli arriva. Mamma mia. Scarichiamo il pacco. Altro pacco è arrivato, però ora prima partiamo con lo zainetto in spalla, andiamo in posta e andiamo in un altro coso dove lasciamo i pacchi. Vamos! Siamo arrivati alle poste, non sono quelle dell'altra volta, ma sono dentro il Corte Inglés. Erano meglio quelle dell'altra volta. Andiamo a spedire il pacco. Jessica aspetta qua fuori come cagnolini e via. Ecco qua. Niente, alla fine sto pacco è destinato che non lo Sì. non lo devi dare. Sono arrivati in posta, ci saranno state 7547 persone e ho detto no, non posso, cioè facevo qua Perdiamo pranzo, mezza cena. giornata. Vabbè. Quindi ora andiamo prima in un altro di Amazon, un Celeritas, che è più, cioè non è che è più vicino, è di strada più o meno, che poi lì vicino dovrebbe esserci un'altra posta. Vediamo se quella sarà più fortunata. Arrivati al locker dove possiamo dare il pacco. Poi dopo andiamo di nuovo in un'altra posta, così diamo anche l'altro pacco. Una mattinata di pacchi oggi. Ok, primo pacco ce l'abbiamo fatta. Il primo parto cesareo l'abbiamo fatto. Mamma mia ragazzi. Vabbè, ora andiamo in posto Questo è che mio. c'è da ridere anche lì. Sì. Siamo arrivati alle poste. Ora dal pacco e poi torniamo a casa. Mezz'ora dopo ce l'abbiamo fatta. Sì, è buono. Mamma mia. Ci siamo Intanto tolti un po' di roba, stamattina. dai. Meno Vabbè. male. Adesso andiamo a casa e vediamo. Sì, perché volevamo andare a Benalmádena che devo andare a fare un soccorso, ma sono 11 km ancora da qua. Secondo me conviene prendere il treno e andare. Vabbè, Ora allora bisogna prendere una decidiamo. bottiglietta d'acqua perché sta suonando la Sì. pastiglia. Ma ora andiamo subito a casa e prendiamo poi tutto a casa. Caffè, pastiglie. Sì, che tutto. tanto mi prendo delle attrezzature perché devo fare un sopralluogo su un lavoro, quindi. E poi decidiamo. Siamo tornati in camper, abbiamo posato tutto, ora dobbiamo ripartire per andare a fare un ultimo pezzo del video della bici con cui siamo, perché dobbiamo finire di fare la recensione, quindi ci spostiamo di spot, andiamo in uno spot un po' più carino, abbiamo preso anche il drone, vediamo di fare anche col drone qualcosa, facciamo una cosa fatta come si deve. Voi l'avrete già visto sicuramente poi questo video perché deve uscire prima, però vi rendete partecipi della situazione, di quello che facciamo. Siamo andati a fare le ultime riprese e già che eravamo in giro siamo fermati a fare anche la spesa perché eravamo a corto di un po' di cosa. Ci sarebbe voluto un po' di pane, beh, c'avevamo i grissinetti quelli piccoli da far andare. Va bene, sti buoni polperoni da finire, insalata russa, questo è bel dolce dopo. E Jessica ha preso, ci facciamo queste 2 lasagnette al microonde perché oggi avendo da fare un po' di cosine non c'era tempo di cucinare, anche perché sono già le l'1:15, quindi se si metteva a cucinare era finito. Vado a svuotare la vaschetta delle grigie e poi facciamo il pranzetto. C'è i mirtillini per Pippotto anche. Hai preso la carne per stasera per fare lo spezzatino? Sì. E poi stasera lo facciamo vedere lo spezzatino. Mangiamo la lasagnetta riscaldata nel microonde e pronti e via. Poi bisogna andare a macinare chilometri. No. Devo ora studiarmi se andare con la bici fino a Benalmádena o prendere il treno. Vediamo. Un po' lunga. Buona, pranzetto fatto, ho mangiato le lasagnette, ho mangiato un po' di insalata rossa, no, peperoni non abbiamo neanche aperti. Tutti i peperoni. Girano perché c'è tanta roba, o mangi uno, mangi l'altro. Caffettino preso, un salutino da Pippotto, non fare lo scemino. Un bacino e basta. E niente, io mi sto preparando lo zainetto, bici pronta, parto, vado a Benalmádena. Hai messo lo scaldacollo? Non lo so, Boh, Pippo ha detto, lui non lo sa. nel letto di Cri forse? Lui non sa mai niente. Mai E niente. per non sbagliare, Boh, dici. boh. No, c'ha ragione però, boh.
L'ho messo fuori. È fuori? Non c'è. L'ho perso, scusa. Ce l'avevo addosso. Abbiamo perso lo scaldacollo in campo. Assurdo. Buona, vi porto con me a bere al Modena. Volevo farla tutta in bici ma non ce la faccio coi tempi, più che altro che coi tempi con la batteria, perché stamattina l'abbiamo usata, l'abbiamo scaricata un po', ora l'ho attaccata ma a tempo di pranzo è passata neanche mezz'ora, quindi non ce la farei. Vabbè, andiamo col trenino. Bici e treno, treno bici, poi di nuovo bici treno, treno bici, bici treno. Arrivati a Benalmádena col trenino, ora andiamo giù dalla area camper, diciamo, nostro posto che sapete, e andiamo a vedere di risolvere un problema, un camperozzo. Servizio anche on the road, ora con la bici possiamo anche aumentare a fare queste cose. Hanno riaperto il pezzo sopra, per ora non stanno dicendo niente. Bah, chissà quanto dura, però mi sa poco e niente questo. Andiamo a vedere il nostro amico cosa c'ha bisogno. Un Ford Ventom, il van. Perfetto ragazzuoli, allora abbiamo risolto il problema. Alla fine non c'era il problema, nel senso che ieri gli si è spenta la batteria a litio, poi erano francesi, quindi non ho capito se perché era scarica o perché gli si è spenta tramite l'interruttore, quindi però mi ha detto che ha risolto e niente, però abbiamo avviato il seguimento per fare l'installazione elettrica nel Ford Vendôme, e poi già che eravamo lì abbiamo preso anche un altro Trabacchitos, quindi prossimamente lo vedrete. Ora torno indietro, ma visto che il treno l'ho appena perso, torno indietro in bici, così nel tempo che dovrei aspettare il treno arrivo quasi dal camper. Scendiamo giù verso il mare e andiamo direzione Fuengirola. Che spettacolo pedalare con questo clima, questo tempo così, ragazzi. Non fa freddo, io sono tutto imbardato ma non c'è tutto questo freddo, poi pedalando ti scaldi, ma io sono freddoloso e sono tutto imbardato. 9,6 km siamo arrivati. Siamo a gennaio, ragazzi. Gente che va pure al mare, c'ha gente in pantaloncini, magliette, cioè assurdo. Poi non vuoi, siamo arrivati anche a destinazione. Guardate che spettacolo, 2 km scarsi, ora li passiamo il guado e siamo arrivati. Top. Buona, siamo tornati alla base. Mi sono fatto il caffettino, ora andiamo a vedere un Mobilvetta che problemi ha, perché è un camper nuovo di pacca ma è un problema unico. Il cliente si è pentito di aver comprato quel camper, quindi pensate un po', e parliamo di quasi 100.000 euro di mezzo perché è nuovo di pacca. Vabbè, andiamo a vedere di risolvere i problemi che ha. Riassunto di una storia triste. Vuoi raccontarla tu, Pippo? Ma guarda te questo. Ma è quello della bici, l'hai visto invece? No. Lo svedese che è lì con la caravan, che c'ha la bici come la nostra arancione gialle. Passato qua in mezzo sui pannelli a piedi a portarsi la bici. L'ho fermato lì sopra, ho detto scusa, ma puoi evitare di passare in inglese, perché puoi evitare di passare in the my house, nella mia casa? Cioè fai il giro, c'è la bici, non sei a piedi. Fuck you. Finito quello, arriva un tizio, ci siamo noi col camper, un pochettino di spazio, un altro camper, tanto spazio perché c'è la scaletta col passaggio, mi passano tra il mio camper e quello delle vicine e ci toccano il camper a tutti e due con dei rami perché devono farsi il barbecue. Ho detto scusa, ma te ne... perdona, discolpa. Cioè prima facciamo i danni e poi chiediamo scusa. Ma no, ma sono passato piano piano, te l'ho rigato poco. Sì, ma fatto sta che sei passata e mi hai toccato il camper. No, vabbè, I love you libera. Sì, sì. No, cosa devo stare a fare in un posto così a litigare? Quello che ti passa sopra il tuo tappeto, quello che ti riga il camper e devo pagare. Tu guarda che io pago per stare qua. Anch'io, vabbè. Ho capito. Passa di là, cioè 1 metro doveva fare. Vabbè. E anche lì sono passati quei rami che ero lì con la signora per l'inverter, la scatola per terra, poi mi ha tirato via tutto. Cioè non hanno proprio... No, fa le cose col sedere. Ma non hanno educazione. Non hanno rispetto né educazione. Educazione. Vabbè, andiamo a fare l'aperitivo con i Benimar che mi hanno chiamato, che ci stanno aspettando per fare aperitivo. Ok. Quindi ci vediamo dopo, ragazzuoli. Buona Cico, siamo andati da Claudio e Roberta, abbiamo fatto l'aperitivo e la cena alla fine, tutto lì. E ora siamo tornati a casa Alessi
Domani sarà una giornata impegnativa, che ci saranno tante cose di nuovo da fare. Bisogna montare l'inverter a Carla, così poi è libera di fare quello che vuole. Sistemare una cosina su il camper di Claudia e Roberta, perché hanno preso una pietrata sul cupolino, una pietrata, non sappiamo, qualche oggetto contundente, come si dice, gli ha rovinato un pezzettino del cupolino e si vede la vetroresina. Io non sono carrozziere, però siccome ora si trovano in giro in viaggio, gli ho detto se volete io posso carteggiare un po', ci mettiamo un po' di stucchetto che ce l'ho, intanto non facciamo entrare acqua e niente, e ci do un po' di bianco che c'è una bombolettina. Poi se gli piace se lo tengono così, se no lo fanno fare poi da un carrozziere come si deve, perché il carrozziere ancora non mi riesce. Ma il carrozziere ci ho sempre avuto un po' di rigetto io sul carrozziere. Non mi è mai piaciuto come lavoro. Sai che devo diventare? Devo fare un corso anche da carrozziere. Stanotte faccio un corso da carrozziere. A studiare. E via. Bisogna spegnere la luce fuori che me l'ho dimenticata. E quindi niente, spegniamo la luce fuori che se l'è dimenticata, ci laviamo i dentini e ce ne andiamo a nanna. Domani un po' di work in progress, lo vediamo assieme. Se mi avanza tempo devo anche finire di sistemare il paraurti e i fari di casa su 4 No, te lo ruote. devi fare avanzare il tempo perché poi bisogna muovere il camper. Quindi mi devo far avanzare il tempo, devo far muovere il campo. Boh, Vabbè, sì, da qua a non martedì. c'ho urgenza nel senso, però... Abbiamo tempo da qua a martedì. Beh, domani è venerdì, Domani è... È venerdì. Domani è venerdì. Quindi entro martedì devi fare il tuo camper. Che però martedì, mi sa che giovedì... Il suo camper, perché di mio non c'è niente. Però giovedì ci muoviamo. Perché martedì mi arriva la mercanzia, se vado là mercoledì c'è il mercadillo, non si può, quindi ci andrò mercoledì pomeriggio per giovedì. Mercoledì la visita, devo dire. Sì, buona. Ci vediamo domani con un nuovo episodio.